Buongiorno e benvenuti su Deriver Lab. Oggi vi sarete accorti che non sono nella solita stanza dove sono sempre, ma sono in una stanza adiacente dove ci faccio dei lavori di meccanica. Questi lavori di meccanica ovviamente poi sono inerenti all'elettronica e in particolare sono dietro a questo trapano a colonna che è del 1981 che si è guastato il motore. Si trovano anche i motori, ma insomma con un po' di difficoltà, ci vanno riadattati e ci sarebbero anche delle ditte che fanno il riavvolgimento del motore del trapano, ma purtroppo dalle mie parti non ce ne sono più. Bisogna andare all'esterno. Il motore in questione di questo trapano qui fa saltare l'automatico, perché probabilmente i cavi che usavano nell'epoca, negli anni 80, questi cavi morbidi che usavano sono andati si sono sgretolati, avevano la cattiva abitudine di sgretolarsi completamente. E sicché smonterò, diciamo, il motore, smonterò e vedrò di risistemarlo senza colpo ferire. Sarà, diciamo, un ammattimento, però praticamente si può riparare quasi a costo zero. Perciò continuate a vedere questo video e vedete cosa combino anche appunto in questo video. Ecco qua il motore smontato dal trapano e ora va smontato completamente. Vediamo come fare e speriamo che non ci vogliano estrattori, perché i cuscinetti magari sono inchiodati, anche se il motore ovviamente gira libero, però alle volte per levarlo dalla sede, anche se il motore vedete gira molto libero, alle volte non si disaccoppiano le varie parti. Procediamo. Allora, prima di procedere allo smontaggio, vediamo se verso terra, verso massa, qualche avvolgimento segna con il tester in ohm per 1000 e non si muove, sicché diciamo a prima vista, molto a prima vista, sembrerebbe che il motore non abbia nessuna dispersione, però ovviamente il differenziale salta e sicché una dispersione ci deve essere. Ora, per fare presto uso questo misuratore di isolamento sempre con la manovella. Allora attacco i cavi qui a un avvolgimento e l'attacco alla carcassa del motore. Questo qui è un misuratore che genera una tensione fino a 1000 volts. Ce n'ho di elettronici migliori, ma per fare presto userò questo. Quando è tutto da questa parte, quando si gira la manovella, vi faccio vedere, quando si gira la manovella, se rimane tutto verso l'infinito, vuol dire che è isolato completamente. Se invece segna dalla parte verso sinistra, vuol dire che abbiamo 1 mega ohm, 2 mega ohm, 10 mega ohm e compagnia cantante. Ripeto, ce n'ho di meglio elettronici, ma non ho voglia di tirarli fuori, tanto per vedere se c'è una perdita sotto tensione. Questo va benissimo, anche se vecchio, e diciamo le funzioni le fa lo stesso. Infatti girando vediamo che abbiamo 1 mega ohm circa sotto tensione, perché ripeto, questo tira fuori fino a 1000 volts e non dovrebbe segnare assolutamente niente, sicché questo motore ha qualcosa. E ora provo a disassemblarlo per arrivare qui dentro la morsettiera e vedere se l'avvolgimento è cotto quando l'ho levato, oppure se sono i cavi marci come pensavo. Allora, purtroppo qui ci sono tutti i cavi che hanno perso l'isolamento, completamente spellati, e non credo di riuscire
andare a finire sotto, andare sotto gli avvolgimenti, però ci provo, vediamo se qualcosa riesco a fare comunque. Dopo ci ridarò la vernice isolante per tenerli fermi e le rifermerò, se no nel frattempo guarderò se è possibile trovare un motore nuovo. Sto ricominciando a saldare i fili. Ora qui con la telecamera in mano non è che si vede benissimo. Sto saldando i fili, poi le isolo e vedremo cosa succede. Piano piano vi metto gli stadi di avanzamento. Li ho isolati saldati, isolati con la guaina termorestringente, e ora ci metto il tubettino Sterling che regge alle alte temperature, poi vedremo di legarli. Sono riuscito a trovare tutti i collegamenti fino a dove partivano dal filo del motore, li ho ripristinati. È stata una lotta, ma ce l'ho fatta perché erano sotto gli avvolgimenti. Ho isolato tutto con la guaina Sterling e la guaina autorestringente. Ora poi lego tutto e ci do la vernice da trasformatori. Ora provo l'isolamento spostando i coccodrilli su tutti i morsetti. Voi non lo vedete, ma insomma lo sposto su tutti i morsetti. Allora questo è il primo avvolgimento, il primo morsetto. Non è più da questa parte che indicava basso isolamento. Ricordo che questo strumentino qui genera 1000 volts, qui lo stesso, siamo a infinito. Altro morsetto. E l'ultimo morsetto. Diciamo che ora il trasformatore è isolato. Ora lego tutto e poi ci do la vernice da trasformatori che tiene tutto unito e isola. Ecco qui, li ho legati i fili in maniera che non vadano poi a finire dentro il motore. Ci ho dato la vernice per trasformatori, che è una vernice isolante, che la vedete più scura dalla parte che ho lavorato. Ora aspetto che secchi e poi chiudo il motore e lo proviamo sul banco. Ecco qui il motore che gira, la ventola sta girando, sembra tutto regolare. Sembrerebbe che insomma in qualche maniera ce l'ho fatta, così si evita di cambiare il motore al trapano. E ora la cosa più noiosa è rimontarlo perché il motore è pesante. Eccomi qua di nuovo, ora si prova il trapano. Il trapano, come sentite dal rumore, funziona. Sono contento perché ho rimesso in funzione un trapano che è del 1981 e pertanto, come al solito, se questo video piccolino, breve, vi è piaciuto, mettete un mi piace e iscrivetevi al canale e niente, ci vediamo al prossimo video.